Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per un video dedicato all'EDH con un occhio al budget, come sempre coadiuvati dal canale YouTube Dungeon Landers Guide, per una nuova build che prova ad affrontare il formato multiplayer con un investimento contenuto. La nostra carrellata tra le liste con un occhio al budget si sposta dai colori Jeskai a quelli di Ymir, andando a rispolverare in maniera insolita una delle meccaniche più solide e resilienti di tutto il formato, anche se solitamente sono di appannaggio ad altre combinazioni colore. Eppure con questa leggendaria ci sono diversi vantaggi nel sacrificare le nostre creature, ottenendo dei bonus già nella zona di comando, che nemmeno i generali più blasonati sono in grado di fornire, il tutto con pochi semplici accorgimenti che vi andremo ad illustrare in questo video. Questa volta li parleremo di Kells Fight Fixer. Ci troviamo di fronte a una creatura proveniente da un set Jumpstart particolare e non certo facile da scovare, eppure inaspettatamente ricca di effetti interessanti in un Colopai che solitamente non è propenso alle meccaniche di sacrificio. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici e 2 neri, abbiamo un Warlock Azra con forza 4 e costituzione 3, minacciare, e 2 abilità che traggono beneficio dalla morte delle nostre creature. Nella prima abilità abbiamo: ogni qualvolta sacrifichi una creatura puoi pagare un mana ibrido blu o nero. Se lo fai, pesca una carta. Il mana ibrido può essere pagato col blu o col nero. Mentre nella seconda c'è: paga un mana generico, sacrifica una creatura, Kells Fight Fixer, ha indistruttibile fino alla fine del turno. Ci troviamo al cospetto di una carta che ci offre ben 2 effetti adatti a sacrificare e ottenere vantaggi sotto forma di nuove carte, in base a quanto mana saremo disposti a spendere, potendo anche proteggere il generale alla bisogna con il sacrificio di una creatura. Questa combinazione di effetti ci apre le porte al mondo delle meccaniche di sacrificio, resurrezione e value indotto da tutte queste interazioni, spaziando in una marea di possibilità, spesso dal budget contenuto, così da costruire un mazzo funzionale e resiliente al tempo stesso. Un approccio forse più in linea con i colori Orzhov, che vede però in questa Kells Fight Fixer un perfetto enabler, persino migliore di tanti suoi simili, offrendoci così tanti spazi di manovra impensabili e una versatilità inaspettata per questo tipo di meccaniche. Se già nelle premesse appare chiaro che Kells Fight Fixer si prefigura con un ottimo enabler per le meccaniche Aristocrats, è evidente che inseriremo tra le 99 tutto quello che con un budget contenuto ci fornirà gli elementi per dominare le nostre partite al meglio. Di certo non ci mancheranno elementi per sacrificare con profitto i nostri pezzi, tra staple come Antler of Nemesha e meccaniche come quella Exploit di Sidisi Undead Vizier, per trarre il massimo vantaggio possibile da ciò che è in campo pronto ad immolarsi per la causa. Ci saranno poi diversi bersagli interessanti, tra gli effetti TB di Aether, Channeler e Callous Ball Mage, e quelli LTB di Watcher for Tomorrow, che ci offriranno, con la loro morte e la loro resurrezione, di ottenere il massimo da quel che avremo in campo, ma anche nel nostro cimitero. Un pezzo chiave per questa strategia è di certo Prowling Gaze Catcher, che funge sia da ciccione sia da elemento per conservare e riproporre i pezzi esiliati dopo la loro morte, provocata da noi o dagli avversari, così da avere di nuovo tutti i pezzi in campo e 1000 modi per ripetere questo processo. Per questo motivo useremo anche carte per tutorare questa particolare creatura attraverso l'abilità Transmute di Dimir Houseguard e Clutch of Undercity, così da dare con poca spesa maggiore consistenza alla nostra azione che trae grande vantaggio da questa creatura. Infine, visti i colori a disposizione, non mancheranno effetti curiosi come quelli offerti da Endless Evil e protezione al nostro piano di conquista con l'Azored Plating, così da essere certi che solo noi saremo i fautori del nostro destino in un ciclo di morte e resurrezione senza pari. Se fin qui sono palesi le intenzioni di questa Kells Fight Fixer, diventa più complesso capire come, con un budget contenuto, si possa costruire una lista con colori non solitamente portati per queste meccaniche, risultando comunque efficace. Di certo non ci mancheranno i Sack-Owlet, tra Bloodfog Connoisseur, Carrion Feeder e Dockside Chef, che si sosterranno insieme al generale per innescare quei vantaggi della morte dei nostri pezzi, anche se questa è solo una piccola parte di questo articolato comparto. Già, perché grazie a Fellstinger, Graf River, Overcharger Amalgam, Profaner of the Dead e Sigmund Sorcerer e la loro abilità Exploit, avremo un modo alternativo altrettanto efficace di uccidere i nostri pezzi con i vantaggi offerti da queste creature nel loro ruling specifico. Con tutti questi strumenti pronti a uccidere i nostri pezzi ci serve qualcosa per rianimarli, ma per fortuna, con Cadaver Imp, Gravedigger, Graveshifter, Phyrexian Delver e Whisper Blood Liturgist, uniamo creature in grado di offrire questo effetto a pezzi che a loro volta possono venire uccise dalla nostra dinamica di gioco alla bisogna. Anche una magia, Blood from Bones, offre un effetto simile, ma ci dà 2 creature nel processo, una direttamente in campo e una in mano, mitigando gli effetti di sacrificio con un vantaggio maggiore rispetto alle perdite che ci infliggeremo da soli.
Per avere comunque qualcosa da sacrificare, useremo con profitto alcuni generatori di token, tra le creature con Chasm Skulker e Rift Worm e con un artefatto, Animation Module, che sinergizza al meglio con alcuni dei nostri pezzi che si pompano con dei segnalini, per una produzione costante di nuovi pezzi sacrificabili. In tutto questo processo andremo a sfruttare qualche pezzo per colpire uno o più avversari, con Bastion of Remembrance, Blood Artist, Dreadhound, Sir Conrad the Grim e Zulabak True, così da ottenere dal nostro piano mezzi per vincere, non solo passando dalla combat delle nostre creature. Fin qui ci siamo addentrati nei motori di vantaggio offerti da Kells Fight Fixer e da un comparto creature nutrito che si preoccupa di morire e risorgere per i nostri scopi, ma tutto questo impianto non basta per tenere botta contro gli avversari che troveremo sul nostro cammino. Vista la nostra color pie ci attrezzeremo sul fronte degli effetti di ramp, in primis con qualche creatura, Ruthless Technomancer e Solemn Simulacrum, che fungono sia da pezzi sacrificabili che da motori di recursione, ottimizzando gli spazi a disposizione. Il resto sarà composto dai sassi classici, Arcane Signet, Caracal Diamond, Commander Sphere, Dimir Signet, Mindstone, Sky Diamond e Sorring, affiancati da un Sakallet di eccezione, Ashen Altar, che darà una spinta alla nostra azione, visto che la curva mana non è così bassa come vorremmo. Il vantaggio carte offerto dal generale verrà affiancato da diversi elementi, in primis con Dark Prophecy, Malcator's Watcher, Muldrifter e Cedar Muse, che sostengono il nostro desiderio di popolare il board, per continui sacrifici sempre proficui, alimentando la nostra strategia al meglio. Anche con alcune magie, Atlas Rip, Corrupted Conviction, Costly Plunder e Village Rights, uniremo il desiderio di nuove carte a elementi per uccidere pezzi poco significativi, o buoni per darci ulteriori vantaggi, nell'ottica di massimizzare le risorse a disposizione. A queste scelte affiancheremo Custody Lich, che con la sua meccanica Monarch, che sapremo proteggere al meglio, con diverse scelte che punteranno a uccidere tutte le creature degli avversari, oltre alle nostre. Già con alcune creature, Demon's Disciple, Flashback Marauder, Gravelighter, Merciless Executioners e Playcrafter, costringiamo i nemici a sacrificare un loro pezzo, mentre noi facciamo altrettanto, azzerando le minacce mentre noi continueremo questo ciclo perenne di morte e resurrezione. Fiore all'occhiello di questo piano sarà Butcher of Malakir, un pezzo importante che sarà perfetto per insistere su questo aspetto, lasciando a bordo vuoto l'intero party mentre noi sistematicamente distruggiamo le creature in campo per i nostri scopi. Ci sono poi delle vere e proprie rimozioni dirette, Bone Shards, Bone Splitters e Screuma, che concorreranno a tenere pulito il campo dalle minacce avversarie, ma con tutto quello che costringeremo a sacrificare al resto del party ci sarà ben poco su cui insistere con queste tech. C'è ancora spazio per un viandante, Loth Spider Queen, che offre diverse abilità interessanti, oltre a incrementare i suoi punti lealtà con la morte delle nostre creature, riuscendo così a offrirci un emblema a protezione degli attacchi avversari, punendoli con un esborso in punti vita veramente importante. Se sono evidenti le meccaniche che ruotano attorno a questa Kells Fight Fixer, sono altrettanto semplici e potenti le carte che, su questa falsariga, possono incrementare anche di molto la solidità di questa lista, anche se siamo di fronte a un piano solido, con molta resilienza e sfumature intriganti. Elementi per acquisire vantaggio dalla morte delle nostre creature sono così tanti, basti pensare a Skullclamp o Phyrexian Altar, che non sarà difficile con un piccolo investimento spingere su questo fronte, così da ottenere di più dal nostro piano di gioco consolidato. Per avere più mana basterà introdurre Pitiless Plunderer, una carta da potenziale enorme in una lista basata quasi esclusivamente sul sacrificio delle nostre creature, per un vantaggio indubbio in un color pie che solitamente fatica sotto questo fronte. Principe di queste meccaniche resta sempre l'immenso Yawgmoth Transphysician, che unisce tante possibili implicazioni visto il wording complesso che porta in dote. Sarà sicuramente un'aggiunta interessante che potrete impiegare con profitto qui o in altre liste in futuro. Analogamente, visto il tema di distruggere le minacce avversarie, Doughty Void Walker potrà fornire quel late verso i cimiteri avversari che ben si sposa con la possibilità di uccidere pezzi di pregio del nemico di turno, che potremo arrivare persino a giocare se avremo abbastanza mana per l'occasione. Infine, tra i tanti strumenti per rianimare in massa il nostro tutti i cimiteri, potremo investire risorse in Rise of the Dark Realms, una carta che ci darà un potenziale boost ai nostri sack outlet o un modo per ribaltare situazioni improbabili, con un board immenso, con una sola magia giocata al momento giusto. Siamo arrivati alla conclusione di questo primer dedicato a questa Kells Fight Fixer, che propone un approccio al gioco consolidato con l'accortezza di esplorare il suo color pie con meccaniche molto più diffuse in altri colori, pur restando in un budget contenuto. Ringraziamo Dungeon Landers Guide per averci offerto l'opportunità di collaborare a questo video e non mancheremo di ripetere questo tipo di contenuti certi di fare cosa gradita ai nostri cari ascoltatori. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui, il suo Underground Sea.